Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante ragazzi. Perché? Perché è un problema che abbiamo in tanti e che mi avete richiesto di come fare per fermare chi usa tantissimo i cross, i cosiddetti crossatori seriali. Cioè ci sono dei giocatori che ahimè diciamo prediligono il discorso dei fare i cross. Sono usciti tra l'altro dei giocatori molto interessanti come colpitori di testa, tra cui l'ultimo su tutti Koller, che sicuramente è molto difficile da riuscire a contrastare, è molto difficile diciamo da riuscire a prendere quando soprattutto magari crossiamo con uno specialista di cross o comunque con un giocatore che ha ad esempio cross spiovente, cross calibrato. Sicuramente diventa molto complicato riuscire a fermarlo. Io questi giorni ho avuto modo di incontrarne diversi e devo dire che comunque mi hanno messo in difficoltà. Però c'è un però ragazzi, diciamo che c'è un però perché comunque c'è un piccolo metodo che oggi vi farò vedere per riuscire a fermarli e comunque almeno cercare di limitare i danni. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, Gamivo è una piattaforma videoludica, passando dal link che trovate in descrizione nel canale e sotto questo video supporterete semplicemente il canale, non vi costerà un centesimo di più, ma semplicemente sarà un modo per supportare praticamente il canale. Sono aperti anche sempre gli abbonamenti ragazzi, io ve lo ricordo sempre, a dei prezzi veramente irrisori. Quello è un modo ancora più diciamo importante per supportare la crescita del canale e io ve ne sarei molto grato. Inoltre sbloccherete la possibilità di vedere dei contenuti esclusivi dedicati solo per gli abbonati. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere questo discorso della quale stavamo appunto parlando. Il discorso è il modulo. Innanzitutto ragazzi c'è da fare prima del modulo un discorso di build, quindi le build di questi giocatori che andremo a mettere poi in difesa, valido anche per chi usa la difesa 3, attenzione, quindi io gioco con contropiede difesa 4, ma va bene anche per chi gioca con contropiede difesa 3 e tutti gli altri stili con tutti gli altri moduli. Il discorso qual è ragazzi? Che dobbiamo avere difensori alti e diciamo con un fisico molto possente. Io come difensore centrale per chi mi segue insomma da un pochino di più ha potuto notare che è già un bel periodo che utilizzo questo Maldini. È un difensore molto interessante, molto forte, con una grande velocità, perché io ormai i giocatori da quando ho capito che il gioco predilige la velocità li ho maxati tutti quanti seguendo appunto questa linea più che concentrarmi magari su altri parametri, ma questo Maldini ha la fortuna di avere anche un gran salto, un ottimo contatto fisico e un ottimo colpo di testa. Quindi ragazzi i valori da tenere in considerazione quali sono? Perché capisco che non tutti abbiamo Maldini, non tutti abbiamo diciamo carte altissime e di questa tipologia, ma anche avendo ad esempio un Van Dijk, ok, che ne sono uscite diverse versioni, un De Ligt, un Rudiger. La diciamo situazione da seguire è questa: il salto, ok, il salto va tenuto più o meno intorno ai 90, così come il colpo di testa. Il giocatore di per sé deve avere un'altezza di almeno un 85, un 90, cioè ragazzi già un 86 Maldini risulta essere un po' bassino. Perché? Perché comunque ragazzi lì stiamo parlando di un Koller che è alto mi pare 2,02 m, di conseguenza voi tenete presente che 2,02 m contro 1,86 in confronto sei basso, però questo Maldini, ripeto, di testa è un muro, le prende veramente tutte. Con questi parametri ragazzi ha salto 95, quindi comunque è buggato, e colpo di testa ragazzi 93, veramente molto interessante. L'altro centrale che abbino a lui è questo Mickey Van de Ven. Ragazzi, questo Mickey Van de Ven lo stesso è intanto 1,93 m, quindi un po' più alto di Maldini, e anche lui di testa veramente è un muro. C'ha salto 72 che è basso, però ragazzi questa carta, colpo di testa 82, questa carta però ragazzi probabilmente è buggata, perché veramente io ieri
ho giocato contro una persona che utilizzava Collar per ogni singolo cross, ogni singola azione che faceva era cross su Collar. Ragazzi, io l'ho dato, e poi entreremo appunto così anche in un altro discorso, ho dato l'istruzione individuale a Van de Ven, Collar improvvisamente non ha più toccato una palla di testa, cioè, e comunque contrastare Collar di testa non è semplicissimo, non è appunto così semplice. Perché probabilmente questo giocatore ha sì magari dei parametri più bassi rispetto ad esempio al Maldini di prima, però è un pochino più alto, e comunque ragazzi è molto molto forte. Questo per dire anche una cosa, che comunque ci sono delle carte a prescindere sul gioco che, anche avendo delle caratteristiche con dei parametri abbastanza bassi, come in questo caso 72 non è alto, è comunque buggata. Ma io faccio il classico esempio sempre del mio caro amato De Paul, che in questo momento non sto utilizzando, ma che comunque ragazzi è una carta che, se vedete i valori, non è che spicca eccessivamente in qualche cosa, ma comunque ragazzi è un top player, fa tutto, segna, dribbla, crossa, cioè top, veramente top. Quindi dicevamo, poi chiaramente sta anche ognuno di noi capire come ci troviamo con le carte. Quindi fare le build bene ragazzi, fondamentalmente dei giocatori maxandoli, diciamo da questo punto di vista, seguendo magari una linea di contatto fisico e salto. Attenzione ragazzi, che potrebbe risultare delle volte importante anche il comportamento portiere, perché il comportamento portiere diciamo aumenta la statistica del salto, quindi se vogliamo giochicchiare anche su quello va benissimo. Io delle volte mi capita di farlo soprattutto con qualche difensore o qualche attaccante, se voglio io invece a mia volta un colpitore di testa. Poi ragazzi, l'altra soluzione qual è? Noi magari possiamo iniziare la partita, ad esempio chi gioca con una difesa 4 come me, possiamo iniziare la partita anche con difesa 4. Io ad esempio dicevo, e questi giorni quando mi è capitato di incontrare i vari Collar in giro, ho tenuto sempre a difesa 4. Però ragazzi c'è anche da dire che lì entra in gioco un po' anche la bravura dell'altro player, cioè se l'altro player è uno che magari si sta improvvisando crossatore, magari riusciamo ad avere anche vita facile con 2-3 accortezze, diciamo, magari già facendo delle build bene e stando attenti magari riusciamo. Però ragazzi invece troviamo anche dei giocatori che sono molto forti con i cross, proprio si allenano nel fare bene i cross e diciamo indirizzare le loro azioni sul cross. Di conseguenza ragazzi dobbiamo essere attrezzati. Dunque una soluzione quale potrebbe essere? Potrebbe essere ragazzi quella di inserire la difesa 5, quindi o partire quindi già così con una difesa 5 e che ne so, mettere un 5-3-2, un 5-2-2-1, ma un 5-2-1-2, questo modulo è veramente top. Magari metterci quindi due terzini difensivi che diciamo o comunque due terzini offensivi che magari avevamo nel nostro vecchio modulo, ma li diamo alla carta difensivo. E ragazzi in questa maniera sicuramente chi gioca, chi arriva sulle fasce troverà molta più confusione nel dover appunto andare a crossare, perché chiaramente si troverà magari un DC che fa la copertura e un terzino che invece va subito a pressarti, e lì deve essere chiaramente bravo l'avversario poi a riuscire ad uscire appunto da questa situazione. Quindi questo modulo, diciamo un modulo del genere, poi chiaramente ognuno di noi magari lo può impostare come preferisce, soprattutto per il discorso fase d'attacco, potrebbe essere una soluzione quindi da utilizzare o da subito, quindi da inizio partita, oppure a partita in corso. Se vediamo che magari stiamo un po' soffrendo, possiamo utilizzarlo o addirittura come tattica secondaria, e quindi diciamo switchare quando capitano certi momenti della partita, switchare a questo modulo e di conseguenza ragazzi avere comunque più copertura dietro. O a quel punto chiaramente se usiamo come secondaria, piccola parentesi magari per chi se ne fosse dimenticato, stiamo attenti a chi mettiamo sulle fasce, perché se io metto un
Mbappé che poi mi va a fare il terzino, ragazzi, capite bene che non ha molto senso metterlo a quel punto, cioè meglio gioco con una difesa a 4 ma con 4 difensori come si devono, non magari con un attaccante improvvisato terzino o difensore centrale, ovviamente. Quindi ragazzi, a quel punto dobbiamo stare un po' attenti a che carte utilizziamo, ma io consiglio più di metterlo magari a partita in corso, soprattutto se vediamo che stiamo subendo troppo, mettiamo la partita in corso in modo tale che così riusciamo a essere più coperti, perché comunque ragazzi in questa maniera, diciamoci la verità, riusciamo comunque a tappare molto meglio i buchi. Ma oltre il modulo con una difesa a 5, ragazzi, dobbiamo tener conto che la cosa essenziale, anche utilizzando una difesa a 4, in questo caso diventano le istruzioni. Le istruzioni, ragazzi, cosa dobbiamo dare? Dobbiamo dare senza dubbio il marcatore. L'istruzione marcatore, ragazzi, diventa fondamentale. Marcatore da parte di chi? Da parte del terzino e da parte del DC. Diciamo che le marcature in questo caso possono essere variabili, perché se uno gioca con un esterno, quindi ad esempio esterno destro, di conseguenza noi abbiamo il nostro bel terzino sinistro, ed è per questo che io infatti uso questo Costa Curta, perché all'occorrenza lo posso mettere anche a destra, ma ci sono altre carte come lui interessanti comunque, ma questo Costa Curta dovremmo averlo un pochino tutti. E dicevo, quindi se troviamo uno che gioca solo con un esterno, di conseguenza, ecco, una squadra tipo la mia, però l'esterno destro, quindi in questo caso diamo a lui, quindi Costa Curta, e poi uno dei due DC in base a dove mette lui l'attaccante. Ad esempio ieri, dicevo, questo ragazzo che ho incontrato utilizzava praticamente il suo Coller sul mio Maldini. Io ho utilizzato un tempo Maldini e poi l'ho invertito con Van de Ven, e ragazzi devo dire che con entrambi ha avuto vita molto molto difficile. Certo, qualche cross lo subisci perché magari è bravo lui quell'azione ad andare via, un contropiede, insomma, però diciamo che lo subisci molto più raramente, perché comunque hai Costa Curta che marcatura stretta alla sua ala e marcatura stretta, dicevo, di Maldini ad esempio su Coller piuttosto che Haaland o via dicendo. Quando invece, ragazzi, capita che magari troviamo un 4-4-2, un 4-3-3 con gli esterni quindi molto larghi, perché qualche giocatore comunque utilizza anche i moduli più classici e di conseguenza utilizza magari due esterni veri e propri, quindi due crossatori magari veri e propri, in quel caso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sicuramente togliere Beckenbauer, nel mio caso, da DC e metterlo anche lui terzino. E in quel caso, ragazzi, chi andiamo a marcare? Bella domanda. Allora, diciamo che come regola io vi direi marchiamo le ali, perché ragazzi se la palla non arriva, può esserci uno anche di 8 metri alto, se non arriva la palla non arriva la palla. Se vediamo che a prescindere dalla nostra marcatura l'ala riesce comunque ad andare via, riesce comunque con delle finte, con dei giochetti, con degli 1-2 ad andare, allora a quel punto vi dico, ragazzi, peggiore delle ipotesi, marchiamo la prima punta, cioè mettiamo, per dire, il nostro bel Van de Ven o il nostro bel Maldini, Rudiger, Van Dijk o chi fosse, e lo mettiamo lì a marcare la punta, ragazzi. Quindi queste, diciamo che sono secondo me le istruzioni principali per chi vuole contrastare questa situazione, perché comunque, ragazzi, è una situazione che si sta verificando sempre più spesso. Ci sono tanti giocatori che utilizzano questa dinamica di gioco alquanto buggata, perché comunque è la verità, ragazzi, cross se fatti bene e abbiamo il buon colpitore di testa davanti, ragazzi, 8 su 10 sono gol sicuri. Possiamo avere in porta anche Cech come ho io, o il portiere più forte se voi ne avete uno che è ancora più forte di Cech, ma i gol li prendiamo comunque. Quindi, ragazzi, le soluzioni bisogna trovarle, soprattutto quando ci accorgiamo che giochiamo contro una squadra di crossatori. Tanto, ragazzi, ce ne accorgiamo dai moduli. I moduli che utilizzano i crossatori sono sempre gli stessi, dove ci sono magari due esterni, il CLD e l'esterno destro. Ma infatti, ragazzi, è per quello che vi dico, iniziamo magari senza questo tipo di istruzioni, perché magari semplicemente uno che gli piace giocare largo, ma
non è che sta a fare ogni cross, ma quando ci accorgiamo che ogni azione cross, scusate, mi sono espresso male, ma quando vediamo che, ragazzi, inizia che ogni 2 passaggi va in fascia e tenta il cross, va in fascia e tenta il cross, va in fascia e tenta il cross, ragazzi, quello è uno che gioca così. Di conseguenza noi abbiamo capito che cosa fare dopo aver buildato bene le nostre carte, dandogli dei parametri, come già detto prima, oltre i 90. Se crossa da una sola fascia, mettiamo terzino, ad esempio, gioca con l'esterno destro, ok, terzino sinistro, marcatura, e la punta la facciamo marcare da, ad esempio, Maldini. Se gioca con 2 esterni, quindi crossa un po' da destra, un po' da sinistra, dove gli capita, insomma, a quel punto allarghiamo anche Beckenbauer, lo facciamo diventare terzino, qualora lui lo potesse fare. Lui in questo momento non lo può fare, quindi se a me dovesse capitare una situazione del genere dovrò fare assolutamente dei cambi e magari metterci ad esempio anche un Chalobah o insomma magari portarmi una carta diversa, e di conseguenza, ragazzi, quindi allarghiamo Beckenbauer e diamo la marcatura a Costa Curta e Beckenbauer, quindi diciamo marcate rispettivamente esterno sinistro ed esterno destro. Diciamo che secondo me la soluzione migliore è per prevenire i propri cross, cioè evitare che proprio lui crossi, perché in questa maniera lui praticamente andrà a marcare proprio quel giocatore, quindi evitare che faccia cross. Se lui comunque riesce a crossare, ragazzi, a quel punto vediamo da dove crossa di più, gli lasciamo magari lì la marcatura e la mettiamo però sulla punta anche, perché in modo tale che così andiamo a sperare che non segni, magari mettendoli comunque la marcatura ad esempio sull'Haaland di turno o sul Koller di turno. Ragazzi, questi erano, diciamo, i consigli personali che ho testato su me stesso e devo dire che comunque funzionano, quindi provateli anche voi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Talan, ciao!